doveva succedere prima o poi ed è successo, insomma, perdiamo la partita praticamente, cioè, per come si è messa, mai in discussione, perché di fatto, cioè, motivazioni possibili ce ne sono diverse, dopo sicuramente ne parliamo, però diciamo che non so, non ho mai avuto nel corso della partita, come dire, il presagio che qualcosa Mh. potesse andare meglio, si potesse sistemare in corsa. Sì, Non ha erano funzionato nulla, sì. poco da dire. Sì, anche perché abbiamo giocato l'altro giorno, abbiamo visto che erano molto stanchi comunque i giocatori, si vedeva, e non gli riusciva assolutamente nulla rispetto al solito. Comunque veniamo da una partita contro il Frosinone. Quello è uno dei primi motivi che io rintraccio è che, per carità, cioè, anche il Modena ha giocato sabato alle 3, non è quello, Certo. è il tipo di impegno che abbiamo avuto noi contro il Frosinone, che ha fatto quel tipo di gara lì, quindi secondo me stanchezza fisica ma anche mentale ce n'è stata tanta, cioè si è sentita, si è vista in campo perché mancava proprio Il brio, sì, qualcosa in più, sì, vivacità, ma anche brillantezza sì, qualità, calcistica. precisione. Sì, quindi si ripercuote tutto in quello, perché comunque per fare il calcio qualitativo che ti chiede stroppa, che siamo di fatto quasi sempre riusciti a fare Sì, nel corso della stagione, ti serve energia, motore. A me sembra che oggi proprio mancasse tutto, perché appunto anche nel secondo tempo, no? sì. Cioè, visto che hai cambiato qualcosina a livello tattico, soprattutto il fatto che hai rimesso e no esterno destro, per me qualcosina ti ha permesso di fare un po' di più, perché lì Compagnon da esterno destro non si Infatti, può vedere, cioè no. non lo sa, non sa interpretare bene quel ruolo lì, e per me è inutile a Ho ritentare capito, ogni però tot partite e riprovare lì. Per carità, non è l'unica ragione per il motivo per cui abbiamo esatto. perso, per Comunque ha carità. fatto bene a fare dei cambi Stropa perché cioè, l'avrà visto anche lui che in allenamento magari erano un po' stanchi. Si è Effettivamente ha visto, sì, sì. pensato, faccio questi cambi, proviamo a mettere, anche nella conferenza pre-partita ha detto che quelli che non giocano di solito comunque vogliono giocare, e Si ha allenano bene, provato, sì, sì. esatto, ha provato a mettere loro, però si Cioè, è vista la differenza tra i titolari e i non titolari. no, cioè erano 2, 3, 4 cambi. Cos'era? Lauberbach, Compagnon, Korac. Sì, Se mi sto dimenticando qualcuno. E no, cioè, che ok, titolare, ma giocava esterno sinistro, adattato. Però per quella scelta lì, secondo me, non è l'unica ragione, ripeto, però sicuramente per me nel primo tempo soprattutto ha condizionato a livello di produzione sì, offensiva, secondo me. Due esterni che rientrano, perché comunque Compagnon un piede sinistro messo a destra e no un piede destro messo a sinistra, convergono tutti verso il centro naturalmente, e se i barcetti non spingono adeguatamente, sì, non c'era neanche tu... Shintian. sì, brava, Eh. esatto, mancava Shintiene, messo Korac, i due esterni convergono verso il centro e sei un po' più prevedibile, e in una giornata dove a livello fisico, mentale non sei al top, non ti riescono giocate che ti riescono di solito, produci di conseguenza meno, cioè a livello di produzione proprio offensiva produci meno, perché non è che non abbiamo prodotto qualcosina, Sì. poco, molto meno rispetto al solito, e di conseguenza ne viene fuori un risultato così. Poi bravo il Modena a sfruttare nel primo tempo quelle due occasioni Sì, che ha avuto, perché ci sono stati 3 minuti horror, si può dire, perché tra il sì. 27esimo e il 30esimo Sì, sono riusciti a due fare sberloni sì, semplici anche e e sotto hanno di chiuso due. la partita lì, praticamente, perché poi non è che si è visto il Venezia, un altro Venezia, si è sempre visto lo stesso, nel primo tempo, nel secondo tempo, dopo i gol, prima dei E gol, non è cambiato niente. Cioè, poco, cioè ho detto, per me nel secondo tempo qualcosina in più a livello tattico secondo me funzionava, però appunto mancava tutto il resto, cioè mm, brillantezza proprio nel vero senso della parola, cioè se ti manca quella puoi essere anche messo bene a livello tattico, ma non ti riescono le robe, cioè è poco da fare, non ti riesce niente. E oggi c'è veramente poco da dire da quel punto di sì, vista lì, non è che infatti. puoi recriminare, non puoi dire veramente nulla.
ma non riesco neanche a prendermela coi singoli, cioè capisco la stanchezza ed è il motivo per cui in parole Leoni avevo detto speriamo insomma che la vittoria del Frosinone non venga buttata la partita dopo, ma non perché me la sentissi, cioè me la sentivo, ma semplicemente per un discorso logico. Immaginavo che pesasse a livello fisico quella partita lì, pesasse a livello di stanchezza, perché di fatto poche ore rigiocavi già. Poi a Frosinone, tra l'altro, ovviamente, Sì. quindi un bel ensemble tra giocatori, appunto, come dicevi tu, che diversi che sono panchinari di solito. Sì, i cambi poi sono stati fatti al 45esimo da Stroppa, quindi comunque anche lui ha visto la differenza. Sì, ha chiesto Ha cercato un straordinari. attimo di rimediare. Ha chiesto gli straordinari a Sagrado e Sverco. Sì, Sverco rientrava adesso, quindi è tutto da Sì. valutare, però in teoria ha detto che sta bene, comunque è rientrato bene. Per me, Anche... cioè io per quello dico non riesco a fare un processo adesso No, alla beh, squadra, a hanno dire fatto è un 8 vittorie di fila. disastro. Cioè, Sì, certo, cioè, non riesco a fare un processo, ma al di là che, ok, cioè, perdiamo la serie, interrompiamo la serie, ma anche perché veniamo, cioè, da una vittoria 2 o 3 giorni fa e so che tipo di vittoria è, so che impegno c'è mm, stato e per me oggi ha contato tanto. Cioè, abbiamo veramente speso tanto a Frosinone per me. sì, Per me è da imputare tanto a quella partita lì. li ha sfiniti. Il- Erano già Io li ho visti stanchi. cotti, io li ho Erano già visti stanchi cotti. quando siamo arrivati a Frosinone, già lì si vedeva che erano stanchi. E in più quella partita l'hai proprio distrutti completamente. E purtroppo poi comunque si gioca questa l'infrasettimanale, bisogna giocarla, non hai quel tempo che hai di solito per Per recuperare un recuperare po'. un minimo. Purtroppo dobbiamo sperare che il Frosinone e il Monza facciano male. Sì, L'unica no, speranza è quella. per dire il Palermo si è fermato, quindi potrebbe essere una giornata dove succedono cose Sì. impreventivabili, sono già successe, quindi cioè, semplicemente pensiamo, cioè, dico un discorso fisico, un discorso di brillantezza, proprio perché di fatto Sì. abbiamo perso quasi tutti i duelli, le seconde palle erano tutte Eh loro, sì. per quello vado a logica, vado lì, perché dico, ste robe di solito Esatto. non succedono, No, siamo anzi molto bravi. è vero. Cioè, paradossalmente, oso dire, sono andati quasi più vicini loro al 3-0 Sì. con le palle inattive, dove li abbiamo veramente molto sofferti. Soprattutto nel secondo tempo ho avuto 2 occasioni da palla inattiva su angolo, Sì. precisamente, dove potevano fare addirittura il 3-0. E per quello dico senza storia, perché non ho mai avuto la grossa sensazione di poter rientrare da un momento all'altro. Doveva succedere qualcosa che non è successo. Cioè, è andata così, serata no. Per me ha pesato tantissimo la stanchezza. Poi, se avete altri punti da Mm, fare, fateli pure qua sotto sì. e ne riparliamo. Domani le pagelle Mm, prevedo sarà uno stillicidio, ovviamente, visto che dobbiamo valutare il singolo, uno stillicidio di voti insufficienti, perché per forza di cose ovviamente devo valutare sì. quello, però so che il primo responsabile per me in questo caso è stato l'impegno probante di Frosinone. Però vabbè, dai, niente processi, speriamo di riprenderci dalla prossima. Sì. Lasciate Perché... like e Esatto. iscrivetevi comunque. Lo stesso, anche se abbiamo perso. Una piccola gioia per noi. E bravi gli amici modenesi, comunque bravi, Esatto. ve la siete meritata di fatto. E sempre comunque Forza Venezia. E sempre comunque Forza Unione.